panorama dei giochi moderni esistono tantissimi wargame e giochi di miniature che non si propongono semplicemente nel farvi giocare una partita singola, ma che bensì creano delle vere e proprie campagne, quindi delle partite collegate tra loro da un filo conduttore, sia narrativo, oppure lasciano la narrazione ai giocatori, dando una piccola infarinatura con i vari scenari che propone, ma che poi è una campagna a livello livellamento, cioè le proprie squadre e i propri personaggi salgono di livello tra una missione e l'altra, creando appunto una narrazione e una crescita dei personaggi. Da poco sono entrato in possesso di un regolamento che vi dà la possibilità di creare una campagna narrativa in un periodo post-apocalittico, dandovi la possibilità appunto di far crescere i vostri personaggi scenario dopo scenario, affrontandovi col vostro avversario. Mutant Slayer è il gioco che vi permette di fare questo e molto di più. Scritto da Antonio Camassa, che tra parentesi ringrazio per avermi mandato una copia gratuita per la recensione, avrete la possibilità di far crescere la vostra banda costruendovi dietro una narrativa per farla diventare sempre più potente e affrontare il vostro avversario in sfide sempre più avvincenti. Inoltre il regolamento è comodamente disponibile su Amazon. I Mutant Slayers sono i protagonisti di questo regolamento. I Mutant Slayers non sono altro che dei soldati delle elite super qualificate e selezionate dalle proprie comunità che, scenario dopo scenario, cresceranno e si potenzieranno. Di base le comunità umane e di conseguenza anche i Mutant Slayer sono divise in 4 fazioni. Queste sono bruti, ingegneri, addestratori e adulatori. I bruti basano il loro addestramento sul potenziamento del proprio corpo per poter rivaleggiare contro i mutanti che ormai hanno invaso la Terra. Gli ingegneri invece utilizzano tecnologia antica per creare trappole e avere la possibilità di avere la meglio contro i propri avversari. Gli addestratori, d'altro canto, hanno imparato a utilizzare i mutanti al loro servizio e quindi possono dirottarli verso gli avversari. Ma ovviamente, se non puoi batterli, fattili amici e quindi gli adulatori cercano a loro volta di ottenere i poteri mutanti per diventare sempre più potenti. Anche a dirsi, Mutant Slayers è un gioco agnostico, potete usare qualsiasi modello della vostra collezione per andare a rappresentare non solo la vostra banda, ma anche i mutanti che scorrazzano per il pianeta Terra e che probabilmente vi faranno qualche imboscata. E ovviamente, trattandosi di un gioco agnostico, perché non sfruttare i servizi di Eldritch Foundry, che vi dà la possibilità di creare i vostri modelli personalizzati? Se non sapete di cosa sto parlando, qui trovate il comodo video che vi spiega appunto qual è il servizio di Eldritch Foundry e soprattutto state pronti per lo sconto dedicato a tutti gli utenti del canale. Nel gioco di Mutant Slayer si attiva un modello a testa e si effettuano 2 azioni con quel modello per portare a compimento gli obiettivi della partita. Ma ovviamente, finito il turno dei giocatori, tocca ai mutanti. Mutanti che diventano sempre più pericolosi mano a mano che la partita va avanti, perché aumenta il livello di pericolosità. Il livello di pericolosità va a indicare effettivamente quali mutanti entreranno nel campo di battaglia e inizieranno a darvi fastidio. O cercheranno di mangiarvi vivi, dipende un po' dalla situazione. Questi mutanti saranno mossi in automatico, seguendo delle regole ben specifiche. Gamma, beta e alfa. I gamma sono i mutanti più sempliciotti, più classici, quelli che si basano sulla vista per cacciare, sono anche piuttosto fragili. I beta sono quei mutanti invece che utilizzano l'udito per cacciare. Sono ciechi, quindi verranno attirati dal rumore che i vostri modelli faranno durante la partita. L'alfa, invece, è il più terribile mutante e pericoloso che potreste mai incontrare. Soprattutto ha una regola speciale. Il terrore è un'abilità specifica di Mutant Slayers. Più i modelli fanno paura, più sarà difficile affrontarli e questo si rifletterà con un vero e proprio modifica alle statistiche dei modelli che li stanno combattendo. Ecco, quindi abbiamo un gioco di sopravvivenza ed esplorazione. È qui che viene fuori la particolarità di Mutant Slayers. Nella creazione della vostra banda voi avrete la possibilità di aumentare le statistiche dei vostri modelli per potenziarli e renderli più caratteristici. Queste statistiche però hanno anche la possibilità di crescere durante la partita stessa. Quando un modello effettua un'azione e quell'azione ha successo, ecco che quella specifica abilità può crescere, può aumentare
può far salire di livello i vostri modelli mentre giocate. E questo può un po' rappresentare quello che può essere la realtà di uno scontro a fuoco, di un combattimento. Un guerriero che combattendo e addestrandosi, quindi facendo esperienze di vita vera, accresce le proprie capacità e fa un allenamento sulla propria pelle. Ovviamente questo gioco può essere giocato in più modalità, sia a partita singola, a campagna, che è la modalità che lo fa brillare di più. Ebbene sì, Mutant Slayer ha la modalità solo play. Questo vuol dire che voi potete creare la vostra banda e giocarla in solitario in scenari sempre diversi, affrontando i nemici, affrontando i mutanti che vi si parano davanti, per portare a termine la vostra missione, potenziare i vostri modelli e accrescere la vostra fama. Mutant Slayer è un gioco agnostico e indipendente, creato da un volenteroso e appassionato scrittore italiano. Antonio Camassa ha scritto questo wargame con una passione unica e nonostante possa avere magari qualche meccanica base che può essere ritrovata anche in altri wargame, ha creato qualcosa di veramente eccelso perché è qualcosa di innovativo, qualcosa che è creato da un appassionato per appassionati e che ha l'unico scopo di far divertire. È semplice, veloce, intuitivo ed ha tutto quello che un wargamer vuole. Personalizzazione della propria banda, personalizzazione dei modelli, solo play e la possibilità di giocare campagne concatenate nei vari scenari. E ricordatevi che comunque Antonio ha scritto una cosa molto importante nel regolamento. È stato creato per divertirsi con l'unico scopo di giocare col proprio avversario e passare una piacevole serata insieme. E questo è lo spirito che ogni wargame dovrebbe avere. E ovviamente il fatto che lo potete trovare comodamente su Amazon in italiano lo rende accessibile ai più e facilissimo da trovare. Avete già provato Mutant Slayers? Se non lo avete fatto e avete bisogno di un gioco con una forte componente di campagna e una forte componente di crescita e personalizzazione del vostro personaggio in un'ambientazione post-apocalittica che magari è anche la vostra preferita, Mutant Slayer è il gioco che fa per voi. Ovviamente, cliccando in questo video potete sentire direttamente le parole dell'autore in un'intervista fatta a Milano Wargames 2024. E non dimenticatevi di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati sul Wargame in Italia, perché solo insieme possiamo far crescere questo fantastico hobby.